Il gruppo base è importante per quale motivo? Perché se funziona il gruppo di fatto va bene, anche il gruppo di lavoro, cioè la parte operativa, la parte pratica del gruppo, avrà un buon effetto, quindi funzionerà bene. Ma se il gruppo base non funziona, ovvero se nel gruppo base nascono dinamiche disfunzionali, quindi nascono rapporti difficili fra le persone, ecco che a un certo punto comincia a minarsi anche l'attività del gruppo. Come si chiamano questi aspetti disfunzionali che possono nascere del gruppo base? Beh, ci sono vari nomi per definirli. Quello che a me piace di più è pregiudizi, ovvero quando l'emotività e l'affettività dentro il gruppo non è positiva, fra alcune persone ad esempio, si creano dei pregiudizi, cioè degli attributi di valore e di idoneità, diciamo così, affettiva psicologica verso alcuni membri del gruppo o fra di loro. Per cui questi aspetti, che si chiamiamo appunto pregiudizi, diventano determinanti per il cattivo funzionamento e vanno gestiti al meglio e quanto prima. Il problema quindi è capire come nasce il pregiudizio, perché capire come nasce il pregiudizio ci fornisce un'idea abbastanza importante poi per come poter agire anche per eventualmente gestire questa problematica. Sicuramente una delle fonti principali di pregiudizio, ahimè, è proprio il modo in cui noi siamo fatti. Quindi le nostre esperienze di vita anche negative, vengono trasferite interamente quando noi lavoriamo all'interno di un gruppo. Di conseguenza le persone portano con sé un bagaglio di esperienze che nel gruppo generalmente possono essere attivate proprio dalle relazioni. Il gruppo è un ambiente difficile, per cui a volte le persone fanno fatica a gestire ciò che il gruppo provoca in loro, quelle dinamiche emotive interne che il gruppo richiama e suscita. Altrettanto certamente ciò che genera possibili pregiudizi non è soltanto la mia esperienza passata, ma può essere, e spesso è così, anche ciò che io non conosco. Quindi quando mi trovo di fronte a una situazione di nuova, a un gruppo o a delle persone che non capisco, che non conosco, effettivamente la mia mente cerca di dare un significato e non sempre questo significato è positivo. Allora diventa ciò che non so la prima fonte di pregiudizio e infatti anche nelle relazioni umane, negli affetti, le cose che per me non sono chiare, alcuni comportamenti ad esempio, ci possono essere persone che si comportano, dicono delle cose che io non capisco, che io non ho mai vissuto prima perché sono persone diverse e questo aspetto mi può generare un senso di instabilità, un senso di insicurezza, di disorientamento che può portare anche alla formazione di pregiudizi che in questo caso altro non sono se non che la necessità che noi abbiamo di mettere ordine in ciò che non conosciamo. Quindi ricordati, i pregiudizi hanno due fondamentali fonti: ciò che siamo stati in passato, cioè le nostre esperienze pregresse che noi riviviamo e riconosciamo nel gruppo, e ciò che noi nel gruppo non conosciamo, per cui la paura di non capire, di non sapere. Ecco, da questi due eventi interni alla persona nascono pregiudizi che possono inficiare il funzionamento del gruppo base, cioè di quella parte, come diceva Bion, che serve a fare da collante affettivo, emotivo al gruppo. In quanto tempo si forma un pregiudizio? Allora dipende da molti fattori. È però vero che noi siamo in grado, e la nostra mente, il nostro cervello ha bisogno, quindi non è quello che ti sto per dire, non è una cosa negativa, ma è un normale meccanismo di funzionamento mentale, la nostra mente ha bisogno di dare e definire e categorizzare tutto ciò che vede nei tempi più brevi possibili, per cui meno tempo ci metto a dare una definizione, a inquadrare le persone che sono con me in quel gruppo, e più per me questo sarà fonte di tranquillità, indipendentemente dal fatto che questa categorizzazione afferisca a categorie per me positive o negative. L'importante è che il nostro cervello, la nostra psiche riesca a catalogare in qualche modo il posto in cui mi trovo, perché il disorientamento, l'incapacità di conoscere, di capire quello che ho di fronte è una fonte di disagio maggiore rispetto a quella di magari avere di fronte qualcuno che magari non mi piace. Il sapere che una persona non mi piace
è una fonte di disagio, ma mi consente di fare qualcosa, ma non sapere che ho di fronte mi mette in una situazione di impotenza che la mia psiche regge in maniera più difficile. Una famosa regoletta che ci dice in quanto tempo effettivamente questo pregiudizio si formula e si crea è la regola del 4x20. Infatti noi possiamo dire che riusciamo ad avere un'idea di una persona, a farci un'idea di una persona, e provate a pensare quanto questo meccanismo sia assolutamente distorcente la realtà, ma di fatto avviene molto spesso. Allora noi riusciamo a farci un'idea di una persona nei primi 20 secondi, ovvero nei primi 20 passi che fa, come si muove ad esempio, 20 passi significa come si muove la persona, nei primi 20 cm di viso, che significa la parte del viso che vedo e come si esprime, quali sono le sue espressioni facciali, qual è la mimica che la persona ha, le prime cose che dice, addirittura le prime frasi, qui si parla proprio di le prime 20 parole, quindi le prime 20 parole che una persona dice già mi fanno capire e mi danno un'idea, un target, se quella persona è una persona gentile, se è affidabile, se posso starci insieme, posso parlare, se parla poco, se parla molto. E poi i primi 20 secondi in generale in cui io sto insieme con quella persona e quindi faccio un'esperienza con quella persona. La regola del 4x20 non è una regola ferrea, ma chiaramente è il tempo che il nostro cervello impiega per riuscire a categorizzare qualcuno. Ora, immaginate quanto questo sia pericoloso, ma perché sia in senso positivo che in senso negativo. Che la mia categorizzazione sia oh sì, questa è una brava persona, andrò sempre d'accordo, fantastico, oppure questa è una persona con cui non riesco ad andare d'accordo, l'ho già capito, lo intuisco, beh, queste espressioni comunque non rappresentano la realtà, perché in 20 secondi noi non possiamo effettivamente e ragionevolmente credere di capire chi abbiamo di fronte. Tuttavia, la nostra mente ne ha bisogno di inquadrare, categorizzare e quindi pregiudicare la persona. Pensate in un gruppo quanti pregiudizi nel primo momento in cui il gruppo si forma, quanto è importante anche questo tipo di dinamica. Allora la regola del 40-20 è proprio ciò che esemplifica la velocità con cui il nostro cervello cerca di categorizzare gli altri, che è una necessità, ahimè, fisiologica, ma deve essere gestita.